Ciao a tutti amici e ben ritrovati sul canale. Mi sto preparando alla nuova nottata in scogliera. Passerò tutta la notte su queste rocce pescando sia con gli artificiali che con le esche naturali. Il meteo è da tipica giornata estiva, al momento fa caldo e c'è una fastidiosa termica pomeridiana che ai fini della pesca è abbastanza inutile. Il mare, come vedete alle mie spalle, è calmo, abbastanza limpido e sembra non esserci corrente. Non sono proprio condizioni favorevoli per la pesca, ma sono qua per passare una nottata in mezzo alla natura, quindi dal lato catture come va va. Mi metto subito a preparare l'attrezzatura e iniziamo. Plano abbastanza ordinaria per una pescata in scogliera profonda, un po' di jerk, jointed per il tramonto, jig, un top water perché non si sa mai, e un po' di gomme per fare un po' di rastrellamenti del fondo. Minuteria di supporto nel caso c'è da rifare il terminale e siamo pronti. Come canna con me la fedele 962H della Skimjan, Ballistic HD 5000 imbobinato con del PE2 e finale dello 0,47. Voglio iniziare a jig con un giugolo da 60 grammi. A cui devo anche montare gli assist ovviamente, che saranno dei Jigen Short Twin del 2.0. Eccolo là. Meglio settare subito la frizione onde evitare brutte delusioni. Direi si può dare il via ufficialmente al primo lancio. È da quando sono arrivato che mi guardo intorno in cerca di qualche segno di mangianza. In questo periodo potrebbero anche esserci, ma in realtà non ho ancora visto nulla, il che non è proprio positivo. In genere quando ci sono si avvistano dopo poco. Devo fare un po' di riscaldamento, è un bel po' che non faccio una giggata. Bisogno di ritrovare il ritmo. Confermo che non c'è un minimo di corrente, altro segnale non proprio positivo. Poi un minimo di movimento fa sempre bene. Va bene lo stesso, dai, non ci facciamo abbattere da questi dettagli. Oh, che bella insalata! Yeah. Il mio obiettivo per il momento è fare un po' di tentativi, un po' a jig, un po' a gomma, un po' a jerk in cerca di qualche segno di vita. Non do molta fiducia a queste condizioni, quindi faccio un po' di prove a caso per poi concentrarmi su quello che mi dà più fiducia al tramonto. Proviamo un giro a gomma. Oh, eccolo, eccolo. Ah, m'ha dato. Questo era dentice sicuro. Doppia botta, ma non c'è rimasto. Questo era un denticiotto al 100%. Non saprei stimare la taglia, ma era lui. Poteva essere mezzo chilo come 2 kg. Veramente non saprei se senza ferrarlo così. Non ho proprio idea. Controllo l'esca.
Eccola. Graffi ce ne sono tanti. C'è un bel graffio anche qua, l'amo l'ha toccato. L'esca fortunatamente è ancora utilizzabile. Qua ci sono due buchi che sembrano canini, però ce ne sono anche qua, sicché cambia molto tra questo e questo, non saprei. Comunque sono dell'idea che molto probabilmente erano identici, non saprei se piccolo o grosso, ma comunque identici. Eccolo, eccolo! Ha rotto, era grosso, cazzo! Era grosso, ha rotto sulle rocce. Porca miseria, era un bel dentice. Ha rotto dietro lo scalino, è un bel pesce, direi sui 2,5 kg, 3. Purtroppo qua c'è un grosso scalino e è riuscito a toccarci la treccia. Peccato, iniziamo con una bella delusione. Vado subito a rifare il terminale. Bene, dai, ho rifatto tutto in tempo record, rilancio nella stessa zona e speriamo che il branco non si sia allontanato. Sono abbastanza convinto che sia un branco e non un dentice singolo o una coppia, perché ho avuto in 2 lanci veramente 3 attacchi, quindi sicuramente erano tanti e in frenesia. Il problema è che il pesce ha rotto e di conseguenza è andato in panico ed è probabile che abbia portato via tutto il branco. Speriamo bene. Come era prevedibile, il pesce ferrato scappando si è portato via tutto il branco e nonostante numerosi lanci nella zona dove ho trovato i pesci non ho più avuto attacchi. Non mi aspettavo un bel dentice da una giornata del genere, ma si sa, alla fine il mare è sempre pieno di sorprese, quindi può capitare di tutto. È andata male, ma vediamo, dai, non demordo perché tempo per pescare ce n'è ancora tanto. Direi che ho giggato abbastanza, tra l'altro è quasi buio, quindi farò gli ultimi lanci con esche un pochino più da pesci da cambio di luce come serra e barracuda. Provo subito qualche lancio con il jointed. Serrottino, ma che carino, mi sta massacrando il joint. Dio, come si ferma sto coso? Eccoci qua, tramonto scappottato. Avrei preferito il dentice, ma ci accontentiamo. È un serra che ha mangiato veramente a mezzo metro da me con l'esca in superficie. Stavo per tirare il jointed fuori dall'acqua e ha mangiato. Il serra è piccolo, ma stasera non mi sono portato nulla da mangiare per la cena e questa taglia per una persona è veramente perfetta. Quindi ok, dai, adesso continuo a lanciare. Allora, credo di avere un'altra mezz'oretta utile di pesca al tramonto con gli artificiali. Ogni volta che accendo la luce frontale vedo un bel po' di occhiate in acqua, quindi metto da parte le esche finte e monto subito la bolognese. Eccoci qua, cambio attrezzatura e tecnica effettuato. Ho qui con me dei rimasugli di coreano, un po' marcio, infatti lo utilizzerò per coprire l'amo, mentre il verme in forma bello vivo lo utilizzerò puntato per la testa
in modo che rimanga bello mobile e vitale. Ho un momento di difficoltà. Ok, è entrato. Nel frattempo che aspetto di vedere il galleggiante sprofondare, pulisco il pesce, lo preparo alla griglia, così per ottimizzare i tempi. Un pochino anche per te. Ah, questo è grosso, eh? È arrivata la mangiata. Mazza che pesciolino! Questo è un po' deludente, ma dai, torna a casa. No, va bene ma non va bene, perché sto prendendo tante occhiate ma tutte piccoline, quindi provo a spostarmi, cambiare zona. Lascio la canna qua tra il guano di gabbiano mentre vado a cucinare qualcosa. Ci ho messo anni a capire che il kayak rovesciato è un ottimo tavolo. Tutte mangiate immediate, l'esca raramente dura in acqua più di 3 o 4 minuti. Ce ne siamo. Credo di essere finito in qualche nursery di occhiate tutte fatte con lo stampino, sono una la copia dell'altra. Sta anche beccato un bel morso, non adesso, non è fresco, ma ha corso un rischio. È andata bene una volta, ti è andata bene anche questa volta. Che disagio arrampicarsi alle 4:30 del mattino. Eccola qua, canna pronta, esattamente come l'ho lasciata ieri sera. Jointed già pronto al lancio. Diamo il via ufficialmente a questa alba. Credo di aver ricevuto un attacco. Eccolo, eccolo. Sembra un serrotto, cos'è? No, un barracuda. Barracudino molto piccolo, ma va bene. Mitico jointed. Vai, questo direi che si può rilasciare. Quel barracuda, anche se piccolo, ha lasciato il segno. Inizio il giro a gomma e poi mi rimetto a jig.
Buongiorno favollo. Oh mia, sei proprio grosso te. No, questo non viene fuori. Comunque anche oggi mi aspetta una giornata di piattone. C'è questa brezzolina che penso rimarrà costante un po' per tutta la mattinata, quindi la situazione non cambierà. Non penso di pescare molto stamani, però per altre 2 orette piene ci voglio insistere. Tra jig e gomma e vediamo se sono fortunato. Si è alzato il sole, fortunatamente sta un po' scaldando la situazione, ma sta scaldando solo la temperatura perché i pesci continuano a dormire. Non so veramente cosa inventarmi, non ho segni di vita sui jig, non ho segni di vita con la gomma. Sembra tutto morto là sotto. Allora farò un'ultima sventagliata di lancia jig, un'ultima sventagliata di lancia gomma e poi tanti cari saluti allo spot. Si torna a casa. Cazzarola, questa era una ricciola. Madonna come gli andava vicino. Nonostante la giornata questo era un pesce attivo, anche di buona taglia, però ha deciso di scartare l'artificiale all'ultimo. Stavo per venire via, ma dopo questo incontro insisterò un altro pochino. Bene amici, direi che la pescata di oggi può concludersi qua, ho martellato abbastanza. Nonostante quell'inseguimento finale non penso valga la pena insistere ancora, mi sembra una di quelle giornate dove i pesci si prendono per sfinimento e non ho intenzione di stare qua a martellare per altre 8 ore, quindi mi accontento di come è andata. Si sono anche attivati i trainisti e la cosa è un pochino fastidiosa, quindi va bene così per oggi. Posso dire che è stata una di quelle pescate dove poteva andare benissimo, ma in realtà è andata benino e fa parte della pesca, ci accontentiamo. Mi raccomando, come al solito, se vi piacciono i miei video potete lasciare un piccolo segno di supporto con un commento, un like, una condivisione. Vedo che molti tra di voi che mi seguono regolarmente ancora non sono iscritti, quindi che aspettate? Iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video, ciao!